Ciao e bentrovati in un nuovo video. Oggi vi porto al Roble Factory e più precisamente al Roble Studio, che è lo studio nel quale sto incidendo il mio nuovo album. E quindi oggi vi farò vedere un po' come è fatto questo studio professionale, che microfoni abbiamo usato, insomma sarà un video penso interessante, specialmente per gli appassionati del recording, della produzione musicale, quindi vediamo un po' cosa succede oggi. A few moments later. Permesso. Bella Pie. Ciao Anzo. Eccoci qui arrivati al Roble Studio. Antonio, come avete visto, mi ha appena accolto in questo fantastico studio e qua stiamo smanettando già con un paio di microfoni delle scelte che Antonio ha fatto, molto interessanti, che vi spiegheremo pian piano e vi aggiorno fra pochissimo. Allora io vorrei farvi capire che questo è un vero Bassman 100 o Bassman 100, chiamatelo come volete, suona da paura, ve lo dico anche perché ho avuto la fortuna di provarlo proprio qui, è fantastico. Altra chicca per i bassisti. Allora, questo che vedete qua davanti è un Fender Jazz molto molto bello, ma la vera chicca è lì dietro, perché questo strumento che vedete qui dietro, e questa è davvero una chicca, ve lo devo far assolutamente vedere, guardate il lavoro che c'è di relicatura. Allora, questo strumento è praticamente un Precision modello 51 ed è il modello, diciamo, ispirato, dedicato al basso di Sting. Guardate che meraviglia, sembra veramente che abbia vissuto battaglie e che sia stato per la strada per tantissimo tempo. E guardate questo logo qua, Fender Custom Shop, e questo sappiamo tutti che è il logo di quando sei arrivato. Ah, dettaglio non da poco, il manico può essere usato come arma contundente. Anto, scusa se ti disturbo e ti interrompo in questo gesto sacro che è la microfonazione. Puoi spiegarci un pochettino, questo è il setup di microfoni che noi stiamo usando per registrare appunto questo album con il basso acustico. Ci sono qua 1, 2, 3, 4 microfoni più una DI che prenderà il piezo, ma puoi spiegarci il tipo di scelta di microfoni e un po' cosa fanno, dove andranno ad agire? Allora, ho scelto 2 microfoni a condensatore e 2 dinamici. Con i 2 a condensatore voglio prendermi il suono completo del basso, tutto quello che uscirà dal suo corpo e anche quello del manico. Con l'87 proprio tutto, dalle frequenze più basse a quelle più alte. Con il 451B invece della KG sempre tutto il basso, però un po' più definito. Avendo questa capsula più piccola della capsula del Neumann avremo un suono più intellegibile, più definito. Mentre con questo 57 voglio prendermi i rumori che la mano sinistra farà con le corde, quando le corde sbatteranno sui tasti, ed eventualmente potrebbe esserci un microfono che ci servirà per poter utilizzare, per metterci qualche effettino sopra quando ci servirà. Lui invece l'SM7, il microfono degli youtuber. In realtà il suo originale era quello di Michael Jackson, quello con Michael Jackson ha registrato gran parte dei suoi pezzi, e lo utilizzeremo per la parte percussiva che tu farai sul corpo del basso, quindi gli daremo un'equalizzazione particolare per esaltare quella parte lì. Tutto lo passeremo comunque anche verrà mixato anche con la traccia che noi ci prenderemo dalla DI. Tra l'altro questa qui è una Telefunken che io adoro, una DI che veramente ha un carattere molto molto particolare. Soldi spesi bene. Sono soldi spesi bene. E poi sto usando un cavo Rigotti col quale mi trovo molto bene, cavo di bellissima qualità, quindi diciamo che unito a questo setup di microfoni stupendi, che poi vi faremo vedere anche dove passano, anche perché tu mi confermi, Anto, che non sono solo i microfoni, non è solo l'acustica bellissima di questo posto, ma è anche dove poi arriva il segnale, no? È tutta una catena di eventi, una catena di situazioni. La prima catena che deve chiudersi naturalmente è il bravo musicista
uno strumento. Poi lo strumento è anche relativo, se il musicista è davvero bravo. Da lì in poi, secondo me, come catena di importanza c'è l'acustica del posto. Dopo l'acustica del posto, a seguire c'è la microfonazione, la preamplificazione e tutto quello che poi ne consegue. Insomma, avete capito? Ora il problema sono io, perché sta roba è fighissima. Antonio è bravo, quindi se io suono male esce una merda. Vanne. Eccoci qua amici, benvenuti a una nuova puntata di Banco Analogico. Bene, eccoci qui nella control room davanti a questo splendido banco. Pensate un po', un vero SSL 4000E, giusto? Giustissimo. E tra l'altro c'è un aneddoto bellissimo di questo banco qui, che praticamente, Antonio ti prego, lo puoi raccontare? Senza fare nomi, un ragazzino, davvero ragazzino, avrà avuto 18-19 anni, quando è entrato in studio, nel guardare il banco, mi ha detto: no, non ci credo, hai il controller del plugin. E io non capivo, in che senso il controller del plugin? Sì, no, io utilizzo proprio questo plugin qua, sempre, su ogni traccia, quindi tu c'hai il controller. No, in realtà questo è la matrice del tuo plugin, cioè questo è quello vero, è il tuo plugin che si rifà a questo qua. Ci sta. Bellissimo, quindi pensate che è talmente assurdo avere un banco di questo tipo, perché comunque ci sono tanti banchi, mi confermi anche tu, tante console fantastiche, però una console di questo tipo, averla in uno studio, e ve lo assicuro perché qui ho avuto il piacere di registrare appunto questo album che verrà presto pubblicato, fantastico, lo dico proprio sinceramente. Mi sono trovato molto bene in questo studio perché il progetto, diciamo, nasce un po' anche da un'esperienza sia acustica ma anche analogica prevalentemente, e quindi questo ritorno un po' alle origini, a un certo modo di fare, secondo me si sposava davvero bene. La sala di ripresa, l'acustica era veramente bilanciata, è stata molto controllata, quindi devo dire che ci stiamo divertendo, ci siamo divertiti, è stato davvero fantastico poter registrare in una situazione del genere. Vi metterò qua in descrizione anche i link alla Roble Factory e insomma tutti i loro servizi e a quello che offrono appunto all'interno di questo fantastico studio. Tra l'altro, anche per chi viene da fuori, avete anche una struttura, un B&B che permette la zona residenziale per gli artisti. Abbiamo tutta una parte della villa che è qui a 5 metri dalla porta dello studio, e tutta la parte di sotto che ha 4 stanze da letto, 3 bagni, una sala immensa come cucina e sala comune, quindi d'estate c'è anche la piscina che fa sempre la sua bella SSL e piscina, secondo me sono una combo. Per cui insomma, per chi sta guardando, vi metto il link qua sotto, ripeto, così potete vedere anche tutta la situazione, magari venire qua a registrare, vi confermo che è un'esperienza super. Quindi abbiamo detto del banco, abbiamo detto della control room, abbiamo detto dello studio. Antonio, qual è stata un po' la tua filosofia quindi dietro la registrazione di un disco che, mi dispiace dirlo, avrebbe messo in crisi molte persone, perché dicono, cioè, chi te lo va a fare a suonare? Esatto. Infatti la mia prima, diciamo, il mio primo pensiero è stato: ma chi cazzo te l'ha fatto fare? No, più che altro perché quando ti ho chiesto se avevi qualche reference da farmi sentire, tu mi hai detto: in realtà no, perché non ci sono dischi esclusivamente di basso acustico o solo di basso acustico. Al massimo viene suonato in dei pezzi, quindi viene trattato di volta in volta per quello che può servire. E quindi davanti al nuovo mi piace, quindi ho cercato di ragionarci un pochettino su nei giorni prima che tu venissi a registrare. In un basso acustico ho pensato, per prenderci bene il piezo o l'eventuale pick up che avrei trovato dentro, che senso avrebbe avuto? Cioè, potevi farlo anche tu a casa. Ma soprattutto il basso acustico, essendo uno strumento acustico, secondo me è composto non solo dal suo suono principale, quello che tu ti aspetti, ma mi sarebbe piaciuto, e mi è piaciuto appunto registrarlo in modo che si sentisse il vero suono del basso acustico, cioè come se
l'ascoltatore fosse lì davanti a te mentre tu lo stai suonando, e quindi riuscissi a percepire tutti i suoni, ma anche i rumori. Io li chiamo rumori, poi in realtà non sono rumori, cioè la corda che sbatte sul tasto, il dito che sbatte sulla corda, che non è proprio il suono che poi tu ascolterai magari in un mix di basso acustico. Però essendo un disco solo di basso acustico, secondo me è giusto rendergli onore al suo suono completo, quindi non solo quello che ti aspetti dal suo piezo, dal suo pick up, ma proprio suonato in faccia. Quindi questa è stata la mia idea di come ho voluto registrarti il basso. E devo dire che io l'ho apprezzata tantissimo, anche perché poi forse esce fuori la sua natura forse più intima di questo strumento, anche perché sappiamo che è uno strumento che probabilmente ha moltissimi difetti, non ha un grossissimo volume, non è un contrabbasso. Se nessuno ci ha mai fatto un disco a parte te, qualche motivo ci sarà stato. Sono stato il masochista per eccellenza in questo caso. Già dicono, allora, sei un bassista e vuoi fare il solista, sei già un masochista di base. Poi dicono, in più col basso acustico, no? Che proprio ti vuoi dare la zappa sul piede. Però devo dire che il lavoro poi che è uscito fuori alla fine ha sorpreso anche me, soprattutto per quanto riguarda il lato proprio dell'ascoltabilità, ecco, cioè non ho trovato nessuna fatica da ascoltatore, non da produttore o del settore. Se mi pongo da ascoltatore alle canzoni che abbiamo registrato, non ho nessuna difficoltà a sentire dall'inizio alla fine, proprio perché secondo me non le hai gestite come il classico bassista virtuoso che viene a spiegarci o farci vedere le tecniche che ha creato o che sta imitando di qualcun altro, ma proprio sono canzoni dedicate a uno strumento, secondo me. Quindi questo concetto canzone, anche proprio come composizione, io ho trovato la struttura canzone, nonostante fosse un disco di un basso acustico, quindi questo secondo me renderà molto gradevole l'ascolto di tutte le canzoni. Mi fa davvero piacere che sia arrivato questo, anche perché poi io penso veramente che alla fine la musica è musica. Alla fine, a prescindere dallo strumento che uno suona, il lato compositivo dovrebbe essere la prima cosa quando si crea musica originale. E quindi a volte anche trovare dai limiti, crearne dei punti di forza in uno strumento, penso che sia anche una sfida. Quindi quando arriva poi la musica, a prescindere dal non soffermarsi, ma scusa, perché non suoni il pianoforte o la chitarra se vuoi fare questo? Invece alla fine arrivi la musica, che è la cosa più importante probabilmente, che viene prima dello strumento. Esatto, e specialmente insomma musica ne hai sentita, ne hai fatta tanta, quindi quando arriva diciamo da persone come te non può che appunto farmi davvero un piacere immenso. Un altro aspetto che volevo invece affrontare, che secondo me magari è interessante anche per chi guarderà questo video, è quanto io posso dirvi già la risposta, tantissimo. Ora ti faccio la domanda: quanto veramente, perché abbiamo parlato di chiaramente l'outboard, una registrazione analogica, quindi preamplificatori, console, insomma un ascolto di un certo tipo per sentire anche il mixaggio analogico, anche il mixaggio tra l'altro, esatto. Quanto però a monte una sala di ripresa come quella che c'è qui alla Roble determina poi alla fine anche la sonorità di un disco, specialmente un disco qua, per quello vi dico tanto, perché è di base una ripresa di una performance, quindi certo, un qualcosa principalmente di acustico, ma poi anche in altre produzioni magari più rock, pop, quindi comunque con una batteria, un sassofono. Quanto veramente è importante anche per chi vuole fare un disco improntato con dei suoni organici, l'approccio alla stanza nella quale registri, quindi come la gestisci questa? Allora, secondo la mia esperienza, che poi in realtà in uno studio del genere è relativa, perché questo studio l'abbiamo finito a settembre del 2022, quindi sono 2 anni e mezzo, ma io fino a quel momento ho prodotto, registrato in uno sgabuzzino di casa mia con nessun trattamento acustico, se non qualche piramidale messo un po' alla cazzo di cane al muro, qualche trappola per le basse, ma senza nessun tipo di... I cartoni delle uova no, però no, quello per fortuna, diciamo che non servono a niente. Avendo 50 anni ho imparato che non servivano un cazzo già negli anni 80, quindi no, quelli no. In realtà quindi la mia esperienza è nuova in uno studio del genere, però ne vengo da, penso, l'esperienza che racchiuda un po' tutti,
che è quella dell'home studio, tra l'altro Certo. ho fatto anche, ti ripeto, alla cazzo di cane, e quindi il passaggio è stato traumatico da una parte, perché devi riabituare l'orecchio a un altro tipo di ascolto, eccetera. Ma quello che ho capito in questi 2 anni e mezzo è che non fa la differenza, è fondamentale l'acustica nella quale si registrano soprattutto situazioni acustiche, ho sto la parola, cioè se devi avere un synth non c'è bisogno, se registrare un synth non c'è bisogno, ma se registrare qualsiasi cosa passa attraverso un'amplificazione da microfonare, una voce dell'essere umano, che in realtà è quello per il quale l'orecchio è stato progettato, una batteria, uno strumento acustico, un basso acustico in questo caso, una chitarra, qualsiasi cosa debba essere registrata con microfoni, l'acustica della stanza non è che fa la differenza, è fondamentale. La differenza la fa quella che tu prima hai chiamato sonorità, il suono della stanza. Lì è un po' un culo, diciamo, lì è un po' a fortuna, nel senso che tu fai la stanza che suoni bene e sei sereno, diciamo, tecnicamente per quello che vai a registrare, quindi sei sereno che quello che andrai a sentire di là te lo ritrovi anche di qua più o meno dai microfoni, a seconda dei microfoni chiusi naturalmente, che tecnica stai utilizzando, però diciamo non avrai quelle riflessioni, quei rientri che fanno impazzire chi come me fino a 2 anni e mezzo fa registrava a casa. La sonorità lì vai un po', ripeto, a fortuna, perché ci sono studi che hanno fatto la storia della musica mondiale, che tipo di Sun, per intenderci, gli Abbey Road, che avevano una particolare sonorità che ti permetteva di fare nella sala A determinate cose, nella sala B altre, nelle sale del riverbero altre, e quindi là si è creato proprio dei punti di riferimento. Io mi ritengo molto fortunato perché nella mia follia, e anche nella follia dell'ingegnere che ci ha fatto lo studio, che è Dario Paini, invito anche a cercarlo perché davvero forse oggi è tra i migliori che ci sono in Europa in questi lavori qua. Mi permetto di dire una cosa, mi è capitato di registrare in diversi studi, cioè avere una stanza progettata acusticamente da qualcuno che lo fa di mestiere, vi assicuro, sembra anche più bravo. Cioè, nel senso, sì, perché comunque tu in registrazione poi senti delle sfumature che ti ritornano, Certo. perché la stanza proprio che ti avvolge e risponde con quello con cui stai suonando, per cui ci tenevo a fare questa piccola precisazione, e non è scontato trovare degli studi che hanno investito come voi in questo tipo di progettazione a monte, una progettazione anche tecnica se vogliamo, Soprattutto tecnica, quindi non sì. solo di autodidattismo, ma fatta come si io deve. non gli ho detto anzi addirittura io all'inizio del progetto gli avevo chiesto di avere la regia dall'altra parte, però avendo una finestra che sarebbe dovuta rimanere fuori dalla regia, la regia sarebbe venuta praticamente perfettamente quadrata, che mi spiegava era la peggior cosa in quanto a riflessioni. Quindi mi ha chiesto di spostare la regia di qua, in realtà mi ha risolto tantissimi problemi perché ho l'ingresso da fuori, è tutto più bello, e di là abbiamo tirato fuori una recording che davvero suona benissimo, con un muro, solo un muro non trattato, che riflette esclusivamente determinate frequenze, tutto il resto è trattato acusticamente, oltre alla bellezza naturalmente, per me che ci lavoro è anche proprio la facilità, la velocità con la quale io microfono, vengo di qua, faccio quello che devo fare e registro, quindi è proprio un fatto di poter lavorare più velocemente e meglio. Certo, quindi anche una questione di workflow, come si dice, e spesso è anche questa una combinazione non scontata, No. perché mi è capitato di lavorare in studi dove magari c'era un certo tipo di attrezzature o un certo tipo anche di possibilità in termini acústici, però mancava a volte il workflow, quindi avere anche questa a volte prontezza nel poi cablare e far lavorare proprio tutto lo studio, anche questo giustamente non è una cosa scontata, per cui è anche interessante sentire, no, come poi avete pensato dall'inizio, quindi un po' oggi si ragiona in modo inverso, poi lo aggiusto in mix, No, e invece no. qua è proprio bello perché al contrario, sì. Dopo appunto diverse decine di anni in uno sgabuzzino, in mente avevo ben chiaro cosa mi servisse per essere operativo e veloce nel lavoro che avevo intenzione di fare, quindi su quello sono stato molto, molto diretto, e per fortuna è andata bene, molto bene, sono proprio contento del risultato, ma
ripeto, il merito è soprattutto dell'ingegnere che ha progettato la recording e la regia, che hanno due trattamenti diversi, naturalmente, sono trattati in maniera diversa. Bene, torniamo un attimino a questo lavoro nello specifico. Spoiler, l'album si chiamerà Eolo, non so se lo annuncerò prima del montaggio di questo video, se lo annunceremo prima o se verrà annunciato adesso in esclusiva per voi, però andiamo nel lato un po' più nerd, più geek del mixaggio del lavoro che è stato fatto. Poi una volta registrato abbiamo fatto vedere prima i microfoni, abbiamo fatto vedere un po' dei dettagli su questa bellissima sala di ripresa, su questo studio. Nel mixaggio io mi sono rimasto molto colpito da come con lo strumento acustico, nello specifico il basso acustico, mi ha colpito a parte tantissimo il punch, però anche allo stesso tempo la gentilezza del suono SSL, e poi anche abbiamo usato degli equalizzatori stile Pultec, giusto? Sì, valvolari. Puoi dirci un po' cosa ti ha fatto magari scegliere quel tipo di equalizzatore? Perché a volte uno potrebbe dire, in uno strumento così magari si scelgono degli equalizzatori più chirurgici o magari degli equalizzatori... Ho fatto entrambe le cose, nel senso che in ripresa, passando nel banco, ho utilizzato su quasi tutti i microfoni che abbiamo utilizzato per registrare il basso acustico un po' di filtro, un po' di equalizzazione, perché comunque avevo già in mente cosa volevo come risultato finale. Quindi già quello ci ha dato in ripresa il 90% di quello che avevo in mente come suono, ma soprattutto ci ha regalato quello che queste macchine ancora ti regalano, cioè una saturazione armonica naturale che all'orecchio umano suona veramente bene. Cioè io l'ho provati tutti i saturatori, i plugin, sono fighissimi, però ci devi proprio lavorare, devi proprio, capito, tagliarti le frequenze, tutto quello che butti dentro, come appena inizia a saturare, sono di saturazione, non di distorsione, sono di saturazione naturale. Quindi, come dicevo prima, aiuta poi nel lavoro finale. Quindi già in acquisizione, a parte i microfoni, lui come pre è chirurgicissimo e molto trasparente. Il suo filtro, il suo equalizzatore invece è molto chirurgico, cioè una volta che punti la frequenza lui ti crea queste armoniche a seguire, queste saturazioni armoniche a seguire che sono veramente belle. In fase di mixaggio, innanzitutto abbiamo creato un bus di tutti i microfoni. Abbiamo creato un bus di tutti i microfoni e li abbiamo riportati in una traccia stereo sul banco. Quindi abbiamo fatto prima un livello dei volumi in box, diciamo, nel computer per crearci questo suono, e poi l'abbiamo riportato qua. Quindi l'abbiamo ripassato nel filtro, gli abbiamo dato un minimo ancora di filtro, ma soprattutto l'abbiamo passato poi nel Pultec. Il Pultec, lo dico per chi non lo sapesse, è nascosto qua dietro. Poi facciamo un close up. Per chi ancora non lo sapesse, non se lo sappiano tutti, è un equalizzatore, è forse uno dei primi equalizzatori usati nella storia della musica, e non solo, perché anche nel cinema veniva utilizzato, negli impianti audio. Ed è valvolare. Che succede con le valvole? Le valvole, al contrario, a differenza dei FET, il quale ha fatto lui, tendono a smussare anche i transienti, quindi bisogna anche capire bene dove li si utilizza, perché magari quando ti interessa avere dei transienti, come per esempio possono essere quelli di una cassa o di un basso elettrico, anche di un basso acustico, per esempio non l'avrei mai messi in registrazione, perché mi avrebbe smussato troppo i transienti. Invece, una volta datogli la giusta dose di transienti, nella parte finale del mix, passando lì, abbiamo smussato un pochettino i toni delle basse e i toni delle alte, li abbiamo resi molto più, almeno per quanto, cioè, secondo me, abbiamo resi più amabili. Ecco, forse in realtà diventano più hi-fi, anche se dovrebbero sporcarli in quanto valvolari, però li rendono un po' più hi-fi. Secondo me li rendono più amabili all'orecchio, soprattutto quelle frequenze medio-alte che sono un po' bruttarelle al nostro orecchio, passandole lì dentro si smussano, perché il Pultec non fa nient'altro che fare una controequalizzazione, cioè ciò che busta viene poi tagliato, viene cattizzato subito dopo e subito prima. E infatti poi siamo andati a riprenderci quelle medie intorno agli 800 che un po' ci smussava troppo con i cut delle basse, ce le siamo ripresi qua sopra sull'equalizzatore suo, gliele abbiamo ridate un attimino.
E poi il passaggio finale l'abbiamo fatto in questa macchina miracolosa. Questo è il quad compressor, il bus quad compressor del banco dell'SSL, che davvero dai tanti compressori, dalle tante macchine che utilizzo, davvero lui c'ha quel tocco veramente magico. Come inizia a settarlo bene, comprime nel modo giusto, veramente. Cambia proprio la pasta, unisce tutto quello che c'è sotto. È molto soddisfacente. Il famoso glue compressor, immagino, no? Proprio questo lui. effetto colla. Esatto, lui fa proprio quel lavoro lì, fa. Bellissimo, tra l'altro, prima volta che lo sentivo Vero. dal vivo, l'ho sempre utilizzato comunque tramite plugin, l'ho visto utilizzare da te reale e devo dire la verità, bellissimo, fa proprio questa sorta di patina che incolla tutto, fantastico. Ci tengo a precisare una cosa, proprio seguendo questa filosofia, immagino che poi la scelta sia anche stata quella di andare un po' controtendenza rispetto a dove sta andando il mix, il mastering, l'ascolto adesso. Forse noi abbiamo voluto fare anche, mi permetto di dire, un disco più old school, dove a volte bisogna anche scegliere di trovare il giusto compromesso tra sentirsi bene dal cellulare, da dispositivi Sì. consumer, o sentirlo bene da un paio di casse o un paio di cuffie, e prendersi il momento per ascoltare una cosa del genere. Penso che questo musicalmente da me e poi a livello audio da te sia stato un po' il filo conduttore, no? Nella produzione di questo lavoro, forse. Ma sì, se fossi venuto qua a registrare il basso elettrico saresti rimasto di qua con un cavo, una DI, saremmo passati in qualsiasi di questi meravigliosi preamplificatori e avremmo fatto anche prima. Avremmo fatto anche molto prima. Però no, in questo caso no, appunto è stata una scelta, secondo me un connubio che doveva per forza avvenire in queste condizioni qua. E infatti comunque abbiamo anche il fruscio che ti lasciano ancora queste macchine, sarà un po' come mettere la puntina sul vinile. Però sì, secondo me sì, ripeto, essendo uno strumento acustico ha bisogno di tutta questa serie di accortenze, di queste cure, diciamo, che gli abbiamo dato, per ottenere un lavoro che spero soddisfi anche le altre persone come ha soddisfatto noi. Io, Antonio, ti ringrazio Grazie ancora, ringrazio te, tutta la Roble, per questa opportunità, per aver voluto collaborare in questo appunto album. Le cose adesso sono due: o vi siete annoiati a morte a sentire tutta questa speriamo di noi, insomma, ma a sentire questo spiegone su questo progetto. Per chi invece ha trovato entusiasmante questo nostro raccontare un po' cosa stiamo combinando e cosa abbiamo combinato in questo studio e con questo lavoro, invito a stare qua, insomma, a stare attenti sui miei canali, su quelli della Roble, perché appunto a breve, spero, comunque prossimamente uscirà, così ce la prendiamo più scialla, sì, prossimamente uscirà Eolo, quindi niente, state sintonizzati e buon proseguimento. Ciao!